benvenuti di nuovo nel mio canale YouTube. Oggi vi vorrei spiegare, come spesso accade, come spesso mi viene chiesto, volevo spiegarvi come smontare i fanali anteriori. È davvero molto semplice, può sembrare qualcosa di complicato, invece su queste auto d'epoca è davvero una cosa semplice. Mettiamo subito i nostri guanti, quindi la sicurezza prima di tutto, e vediamo come smontare i fanali anteriori. Una volta messi i nostri bei guantini, che non serviranno altro che ad aiutarci sia con il grip che a non rovinarci le mani, visto che siamo donne, ma anche a voi uomini non farebbe male, possiamo iniziare a smontare i nostri fanali anteriori. I fanali anteriori, spesso e volentieri, mi viene chiesto se devono essere ruotati oppure devono essere sfilati. Diciamo che ne ho sentite un po' di tutti i tipi, ma è realmente molto semplice smontare i fanali anteriori di una Fiat 500. In questo caso sono ancora quelli originali, sono i Carello, e diciamo che era una dotazione di fabbrica dell'epoca e al momento i miei sono internamente tutti rovinati, quindi dovrò sostituirli. Li sostituirò con dei fanali che spero di riuscire a trovare da qualche negozio di ricambi, sempre Carello, ma in buone condizioni, altrimenti mi dovrò accontentare di trovare una versione nuova dei fanali. Mi sono accorta che all'interno della maschera dei fanali si è rovinata la copertura riflettente. Cosa succede? Che all'interno del fanale c'è una lampadina, tutto l'interno della campana delle lampade è rivestita di un materiale riflettente, quindi nel momento in cui si accende la lampadina la luce viene riflessa su questa campana e dà l'effetto della luce al di fuori. Quindi i nostri fanali, se non hanno questa copertura riflettente all'interno, naturalmente non assolvono più la loro funzione. Nel mio caso, quindi, essendo rovinati, io dovrò sostituirli. Per sostituirli dovrò smontare completamente tutto il fanale. Per smontarli è semplicissimo e va fatto dall'interno dell'auto, quindi bisognerà sempre aprire il nostro cofano anteriore. Nel tutorial precedente io, per smontare il fregio anteriore, ho già svuotato la parte interna diciamo per comodità, della barchetta poggia batteria. Ho quindi estratto la batteria, ho estratto la ruota di scorta per essere più agevole nei movimenti. Adesso potrò usufruire quindi del mio vano anteriore semivuoto o semipieno per chi è ottimista, e potrò smontare i miei fanali. Se adesso entriamo all'interno del mio vano anteriore dell'auto, vedremo che i fanali anteriori non sono altro che un insieme di fili elettrici. Ecco perché vi dicevo che conviene sempre smontare la batteria prima, in modo tale da non incorrere in alcun tipo di problema. Per smontare i fanali anteriori, come potete vedere, c'è qui un attacco elettrico, quindi io non farò altro che andare a staccare la parte elettrica. Rimarranno soltanto gli attacchi che potrò tranquillamente toccare, tanto poi io comunque dovrò cambiarli, ma quei contatti possono essere puliti per poterli riutilizzare. E come potete vedere qui c'è una molla. Questa molla non è nient'altro che l'aggancio del fanale alla carrozzeria, quindi andando a tirare abbastanza forte questa molla non farò altro che, vedete, il fanale è già mollato. Adesso dall'esterno della mia auto non farò altro che andare a sfilare il fanale. Come potete vedere è stato smontato. Vedete quello che vi dicevo prima? La parte esterna è tutta arrugginita, pertanto anche la parte interna si è tutta deteriorata, quindi la parte interna del faro, vedete, ha questa pellicola metallica all'interno che è tutta rovinata.
pertanto dovrò cambiarli. Nel prossimo tutorial vedremo come lucidare però la parte che si può recuperare dei fanali, quindi questa cornice cromata. Come vedete la cornice è abbastanza sporca, ma oltre a essere sporca può essere recuperata e lucidata. Alla prossima!